Ciao ragazzi, sono di me Andrea e vi do il benvenuto nel mio canale YouTube. In questo nuovo video vi racconterò la storia di Bernardo Brusca, che era il capo del mandamento di San Giuseppe Ato. Nonostante il pendimento dei suoi figli, Bernardo Brusca non ha mai deciso di collaborare con la giustizia, anzi ha scelto di essere un uomo d'onore fino agli ultimi giorni della sua vita. Allora ragazzi, come vi ho detto, in questo video vi racconterò la storia di Bernardo Brusca, che era un mafioso di vecchio stampo. Bernardo Brusca è nato a San Giuseppe Ato il 9 settembre del 1929. Si sposò con Antonietta Brusca. I due ebbero 3 figli e si chiamavano Emanuele, Enzo e Giovanni. Bernardo Brusca è stato il primo membro della famiglia Brusca ad essere combinato in Cosa Nostra. Infatti il padre, che si chiamava Emanuele, anche se frequentava ambienti mafiosi, non è mai stato combinato in Cosa Nostra. Negli anni 20, durante il regime fascista, il duce Benito Mussolini inviò il prefetto Cesare Mori in Sicilia con lo scopo di combattere la mafia. Fu il prefetto Mori, inconsapevolmente, a favorire l'ascesa dei Brusca a San Giuseppe Ato. Il prefetto attuò una durissima repressione contro la malavita e la mafia. Colpì bande di briganti e signorotti locali che approfittavano della loro amicizia con uomini d'onore per arricchirsi alle spalle dei contadini. L'azione del prefetto Mori costrinse i grandi boss della mafia che operavano nel territorio di San Giuseppe Ato a emigrare in America e lasciarono il paese nelle mani di quella che veniva considerata come la terza fila della mafia. Allora i mafiosi commettevano qualche estorsione e piccoli furti di bestiame. Emanuele Brusca, il padre di Bernardo, anche se non era mai stato combinato in Cosa Nostra, era molto vicino alla mafia e la mafia lo utilizzava per fargli commettere qualche reato. Emanuele Brusca commise anche qualche omicidio per conto di Cosa Nostra. Negli anni 40, con l'avvento del bandito Salvatore Giuliano, Emanuele Brusca acquisì una certa importanza perché si ritagliò il ruolo di intermediario tra la banda Giuliano e le famiglie dei nobili a cui avevano sequestrato qualche parente. Ma con la morte del bandito Giuliano, Emanuele Brusca ritornò nell'ombra, mentre iniziò ad acquisire importanza il figlio Bernardo. Nel 1957 venne creata la prima commissione provinciale. La commissione provinciale è l'organo direttivo di Cosa Nostra. In questa commissione si riuniscono tutti i capimandamento della provincia e della città di Palermo. Quindi, sempre nel 1957, venne creata la famiglia mafiosa di San Giuseppe Ato e venne creato anche il mandamento di San Giuseppe Ato. A capo del mandamento di San Giuseppe Ato venne eletto Antonino Salamone. E chi era capo famiglia? Antonino Salamone, in sostituzione Bernardo Brusca, mio padre. All'epoca della sua affiliazione, la famiglia di San Giuseppe Ato di quale mandamento faceva parte? San Giuseppe Ato faceva mandamento. Che significa questo? Che era il paese di San Giuseppe Ato rappresentava il mandamento di San Giuseppe Ato. E quindi il Salomone, oltre che capofamiglia, era anche capomandamento? Era capomandamento. E in sostituzione, perché Antonino Salamone andava e veniva, c'era mio padre Bernardo Brusca. Andava e veniva da dove? Dal Brasile. Antonino Salamone nominò vice capo Bernardo Brusca. Antonino Salamone era molto amico di Stefano Bontate e Tommaso Buscetta, mentre il suo braccio destro, Bernardo Brusca, divenne da subito molto amico dei Corleonesi. Legò molto con Calogero Bagarella e Salvatore Riina. Invece Luciano Riggio non nutriva molta stima per Bernardo Brusca, lo considerava solo come un pupo nelle sue mani. Come vi ho detto, Bernardo Brusca aveva molta stima e fiducia in Calogero Bagarella e Salvatore Riina, ma non si fidava di Bernardo Provenzano, lo considerava come una persona falsa. Lei dice Bagarella diventa il vertice di Corleone e in relazione alla posizione di Provenzano ci sono invece delle differenze da marcare, perché Provenzano di quale idea era?
Ma Provenzano, come lo definiva mio padre, era la faccia come il caciocavallo, 4 lati. Il caciocavallo ne ha 6 di fatto facce, però lo definiva 4 facce. E dico questo perché in occasione, dopo l'arresto di Rina, uno degli incontri in cui ho partecipato io, Leoluca Bagarella e Bernardo Provenzano, dove Leoluca Bagarella affrontò Bernardo Provenzano per dire noi vogliamo continuare in questa strategia, e Bernardo Provenzano in qualche modo si trova indietro, ma come faccio, come non faccio, ma che facciamo, metteva degli ostacoli o creava delle difficoltà. Alla fine, per sintetizzare, dice ma io come faccio con gli altri? Quando dice come faccio con gli altri, lui si riferiva a Benedetto Spera, Antonino Giuffre e qualche altro capomandamento, questo non mi ricordo. Negli anni 60 Bernardo Brusca nascose nel territorio di San Giuseppe Ato a Calogero Bagarella, Bernardo Provenzano e Salvatore Rina. I 3 erano ricercati dalla polizia. Per fare arrivare le notizie e i viveri ai 3 latitanti, Bernardo Brusca utilizzava il figlio Giovanni come corriere. A cominciare già da 13 anni, 14 anni, ma non credo di più. Siccome c'erano le latitanti a San Giuseppe Ato, Calogero Bagarella, Bernardo Provenzano e Salvatore Rina quando sì e quando no, ed erano ospiti in un tale Danna, non so se questo è ancora vivo o è morto, non glielo so dire, e io li portavo il mangiare. Mio padre mi riempiva i sacchetti e io li portavo il vivere. Anzi, disse al figlio Giovanni che doveva obbedire a Salvatore Rina come ubbidiva a lui. Insomma, Salvatore Rina doveva diventare un secondo padre per lui. E addirittura Giovanni Brusca, a un certo punto, iniziò ad ubbidire di più a Salvatore Rina che al padre stesso. Agli inizi degli anni 60, le famiglie mafiose facevano affari d'oro con il traffico della droga e con l'edilizia. Ma non tutte le famiglie mafiose erano contente per come venivano divisi gli introiti. In particolare c'era Michele Cavataio, che era il capo della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, che ce l'aveva con i fratelli Angelo e Salvatore La Barbera, che erano i capi della famiglia mafiosa di Palermo Centro, e con i loro alleati. Cavataio riteneva che i fratelli Angelo e Salvatore La Barbera e i loro alleati si stavano arricchendo più degli altri. In Cosa Nostra la tensione era alta e agli inizi degli anni 60 successe un episodio che ruppe gli equilibri e fece scoppiare la prima guerra di mafia. Nel 1962 i fratelli La Barbera e i boss Cesare Mazzella, Salvatore Greco e il cugino omonimo Salvatore Greco avevano finanziato una spedizione di eroina per l'America. L'eroina venne affidata a Calcedonio di Pisa, che era il capo della famiglia della Noce. Calcedonio di Pisa consegnò ai corrieri americani la partita di eroina, però ricevettero una somma di denaro inferiore al prezzo pattuito. Quando consegnò i soldi agli altri soci, affermò di essere stato truffato dai compratori. Ci fu una riunione della commissione che doveva decidere sul caso, e in quella riunione si stabilì che Di Pisa non era colpevole di aver sottratto una parte dei soldi al fine di non rompere una fragile tregua che era stata raggiunta. Il boss Michele Cavataio approfittò dell'occasione e fece uccidere il capo della famiglia della Noce, Calcedonio di Pisa, e fece ricadere la colpa sui fratelli Angelo e Salvatore La Barbera, in modo da mettere i 2 fratelli contro gli altri componenti della commissione. Questo omicidio diede inizio alla prima guerra di mafia, una guerra che provocò molte vittime e la distruzione della commissione che governava Cosa Nostra. La prima guerra di mafia terminò nel 1963 con la strage di Ciaculli. Nel 1963, dopo la strage di Ciaculli, Antonino Salamone si trasferì in Brasile e dopo un po' di tempo ottenne la cittadinanza brasiliana. Fece ritorno in Italia nel 1971 e di sua spontanea volontà si consegnò alle forze dell'ordine. Si consegnò alle forze dell'ordine per scontare una pena a 5 anni di soggiorno obbligato. Ma mentre stava scontando la pena, dopo circa 6 mesi, venne imputato in un altro processo. A quel punto Antonino Salamone decise di ritornare in Brasile. Nel 1975 venne ricostruita la commissione che governava Cosa Nostra
e Antonino Salamone venne rieletto capo del mandamento di San Giuseppe Ato. Ma poiché si trovava in Brasile, nominò Bernardo Brusca suo sostituto. Da quel momento in poi Bernardo Brusca appoggiò in tutto e per tutto la linea di Salvatore Riina e suo figlio Giovanni divenne uno dei killer più spietati di Cosa Nostra. Nel 70, prima del 70, mi infliggono il soggiorno obbligato per 5 anni, è vero? 5 anni, poi io al 71, i primi del 71, sono andato al soggiorno obbligato. Sì. Vuol dire, venendo dal Brasile, tornando dal Brasile ero in un bivio se dovevo portare la mia famiglia in Brasile oppure andare a scontare questi 5 anni. Opto per la seconda A. E quindi nei primi di gennaio del 1971 direttamente dal Brasile me ne sono andato al soggiorno obbligato a San Giorgio a Cremano allora. E non ci fu né scandalo né parlarono i giornali né niente, fu una cosa normale, non è successo niente. Dopo 6 mesi di soggiorno obbligato, è vero, fui trasferito da San Giorgio a Cremano a Sacile. Dopo una settimana mi mettono nel processo dei 114, quindi io dal 63 al 71 ero in Brasile, mi danno 5 anni di soggiorno. Ritorno dal Brasile, me ne vado al soggiorno, sto 6 mesi là, mi mettono in un altro processo. Quindi a questo punto, quando io ora esco dal secondo processo, dico è ora di farla finita con l'Italia. E quindi io me ne vado in Brasile, è vero? Quindi lei andò in Brasile? Con tutta la famiglia. Quando ci andò? Alla fine cioè agosto del 74. Salvatore Riina voleva il potere assoluto in Cosa Nostra e per ottenerlo iniziò ad eliminare i membri della commissione che gli erano contrari. Totò Riina iniziò ad uccidere uomini d'onore senza l'autorizzazione della commissione. Inoltre iniziò ad eliminare uomini che appartenevano allo Stato senza avvisare gli altri capifamiglia. Nel 1977 fece eliminare il tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. Giuseppe Russo venne ucciso insieme al suo amico Filippo Costa. Il tenente dei carabinieri Giuseppe Russo venne eliminato perché stava indagando sulla mafia. In particolare stava svolgendo delle indagini proprio sul conto di Salvatore Riina. Nel comando dei killer che eliminò Giuseppe Russo c'era anche Giovanni Brusca. Ormai Salvatore Riina e il suo gruppo agivano al di fuori delle regole che c'erano in Cosa Nostra e Stefano Bondate a quel punto decise di fermarlo. Agli inizi degli anni '80 Stefano Bondate decise di eliminare Salvatore Riina e organizzò una trappola con l'aiuto di Salvatore Inzerillo. Il piano era abbastanza semplice. Stefano Bondate organizzò un incontro di capifamiglia in una villa di Salvatore Inzerillo e in quell'incontro intendeva chiudere i conti con Salvatore Riina. Ma Salvatore Riina aveva un suo uomo infiltrato nella famiglia di Salvatore Inzerillo ed era Salvatore Montalto. Montalto avvisò Totò Riina del piano per eliminarlo. A quel punto Totò Riina non andò all'appuntamento. In questo modo riuscì a salvarsi. Totò Riina a quel punto passò al contrattacco e il 23 aprile del 1981 fece eliminare Stefano Bondate. Da quel momento scoppiò la seconda guerra di mafia. Più che guerra, fu una vera e propria mattanza, perché i morti appartenevano tutti allo schieramento Bondate-Inzerillo-Badalamenti. La guerra terminò il 30 novembre del 1982 con la strage della famiglia mafiosa di Partana Mondello. A capo della famiglia mafiosa di Partano Mondello c'era Rosario Riccobono, detto Saro. La famiglia mafiosa di Partano Mondello era tra le più potenti famiglie di Cosa Nostra. In un primo momento Rosario Riccobono era alleato con la fazione dei Bondati Inzerillo Badalamenti, ma poi in segreto passò dalla parte dei Corleonesi. Dopo la morte di Stefano Bondate e Salvatore Inzerillo, Rosario Riccobono aiutò i Corleonesi ad eliminare i loro avversari, attirandoli in agguati mortali. Alla fine Rosario Riccobono farà la stessa fine delle sue vittime. Rosario Riccobono venne attirato con inganno in una tenuta di Bernardo Brusca. Salvatore Riina disse a Rosario Riccobono che quel giorno ci sarebbe stato un pranzo e in quel pranzo
avrebbero discusso del nuovo assetto della commissione. Rosario Riccobono si presentò all'appuntamento con 3 uomini. Nessuno di loro fece ritorno a casa. Tra i killer che eliminarono Rosario Riccobono e i suoi uomini c'era anche Bernardo Brusca. E Riccobono si dette da fare per aiutare i corleonesi in questa opera di eliminazione degli avversari? Ma credo qualche cosa l'abbia fatto, però non so dirgli quanto. So che si è messo a disposizione per eliminare qualcuno di Gallina, di Carini, che era vicino a Stefano Bontade. Credo che abbia partecipato, organizzato pure l'omicidio di Emanuele D'Agostino. Comunque ne ha fatto qualcosa, però non gli so dire con precisione cosa ha fatto. Quando viene ucciso Riccobono? A distanza di quanto tempo dall'eliminazione del Bontate e dell'Inserillo? Novembre 82. Lei ricorda la data esatta? 30 novembre perché mi è stata comunicata, la conosco questa data. Dove viene ammazzato Riccobono e Rosario? Incontrata da Dammusi. Il piano era uccidere Riccobono e poi c'era tutta un'altra serie di omicidi che si dovevano commettere. Lei da chi ne viene a conoscenza? Ma io ne vengo a conoscenza perché, ripeto, 2 giorni prima c'è stata una piccola riunione incontrata da Dammusi, tra cui c'era Giuseppe Giacommino, mio padre, Salvatore Rina, quasi un po' tutti i soldi, non mi ricordo tutti, però il gruppo era sempre questo. E si era stabilito che dovevano portare al Riccobono e compagnia ai Dammusi, dopodiché gli avrei dovuto telefonare Antonino Madonia a Palermo, e Antonino Madonia con il segnale MIOS convenzionato avrebbe commesso altri omicidi. E invece non ho capito nemmeno, lei avrebbe dovuto contattare telefonicamente chi a Palermo? Antonino Madonia. Dopo aver strangolato i 4 io avrei dovuto contattare Antonino Madonia, che c'era il piano poi di uccidere il rimanente del gruppo Riccobono, cioè della famiglia di Riccobono a loro vicino. E cosa avvenne quando arrivò il Riccobono? Ricorda, lei era presente alla scena dell'arrivo? Sì. Che cosa avvenne? Quando è arrivato il Riccobono sono scesi dalla macchina, subito con la scusa di salutarlo è stato invitato a entrare nella prima, perché c'è questo caseggiato un po' è combinato a U, è stato invitato ad entrare nel lato destro dove c'era mio padre, c'era Giuseppe Calò, c'era Matteo Motisi, c'era Salvatore Rina, c'era Giuseppe Greco Scarpa, e gli altri 3 sono stati invitati a entrare nella sala gioco, sala pranzo, quella che c'era, e subito dopo, appena hanno strangolato Rosario Riccobono, è uscito mio padre e ci ha dato subito ordine di eliminare gli altri, e subito dopo sono stati eliminati. Come vi ho detto, fu con la morte di Rosario Riccobono e lo sterminio della famiglia mafiosa di Partano Mondello che terminò la mattanza di Palermo. A quel punto Salvatore Rina riorganizzò i mandamenti e la commissione che governava Cosa Nostra, e Bernardo Brusca venne nominato nuovo capo mandamento di San Giuseppe Ato e gestì in prima persona il mandamento fino al giorno del suo arresto avvenuto il 25 novembre del 1985. Bernardo Brusca venne arrestato dopo aver trascorso 7 anni di latitanza. Poiché in quel periodo anche il figlio Giovanni era detenuto, venne nominato reggente del mandamento Baldassare Di Maggio, detto Balduccio. Il 22 maggio del 1986 Bernardo Brusca venne interrogato durante il maxiprocesso di Palermo. A fargli le domande fu il giudice Alfonso Giordano. In quell'occasione Bernardo Brusca ammise solo di conoscere Antonino Salamone. Per il resto negò tutto. Risponde. No, ha chiesto che si accendesse il microfono. Ho ascoltato la lettura io, vabbè. Credo che tutto questo che è scritto, vabbè. Mi scuso, va bene, se lo fa spiegare di chi l'ha detto, perché io tutte queste cose ne l'ho fatto. Come membro della commissione, però non qual è questa commissione? Scusa. La commissione di cui hanno parlato Buscetta e Contorno, che sarebbe una commissione la quale presiederebbe e delibererebbe tutti i più gravi delitti che si svolgono in queste zone. Ma vede, io non ho mai partecipato
né a commissione, sconosco che cosa significa questa commissione, va bene? Quindi sono solo un lavoratore e basta, va bene? Tutto il resto io non ho mai fatto parte né a commissione né altri generi di cose. Insomma, si protesta innocente. Certo che questo, si protesta innocente di tutti i reati che le sono contestati. sì, signor. Per non avere mai partecipato né a associazione per delinquere No. di determinata cosa nostra, No, non esiste cosa nostra Né- per me. né a una commissione che avrebbe deliberato questi gravi delitti. No, signor. Devo chiederle, il Salomone lei lo conosce? Abbastanza bene. Da quanto tempo lo conosce? Da quando sono nato posso dire, perché siamo nello stesso paese, abbiamo cresciuto vicino, va bene, poi sono ingrandito, oltre che siamo paesani ci ho avuto anche motivi di lavoro, di affari, perché loro facevano un'attività di formaggio che avevano il magazzino, io facevo pastore, ci vendevo il formaggio e mi pagavano, va bene. Poi ci ho avuto anche contatti che loro combattevano commercianti di vino, ci ho venduto anche vino, quindi questi sono stati i rapporti tra me e i Salomone, perché sono due fratelli. Lei che attività svolge? Agricoltore. Agricoltore. Sì. E c'ha dei terreni? C'ho Verso la fine degli anni '80 Giovanni Brusca venne liberato e Salvatore Riina lo nominò reggente del mandamento di San Giuseppe Ato. Giovanni Brusca, dopo aver commesso centinaia di omicidi, terminò la sua carriera da killer con 2 delitti eclatanti. Il primo fu l'omicidio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta. Infatti fu Giovanni Brusca a cliccare sul telecomando che fece esplodere l'esplosivo nella strage di Capaci. Il secondo delitto fu l'aver ordinato la morte del piccolo Giuseppe Di Matteo, che era il figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo. Il ragazzo, quando venne ucciso, aveva solo 15 anni. Il mandamento di San Giuseppe Ato rimase nelle mani della famiglia Brusca fino al 1996, anno in cui venne arrestato Giovanni Brusca. Dopo qualche mese dal suo arresto, Giovanni Brusca iniziò a collaborare con la giustizia. Uno dei motivi che spinsero Giovanni Brusca a collaborare con la giustizia fu quello di aver saputo che Salvatore Riina voleva la sua morte. Dopo un po', anche Enzo Salvatore, che era un altro figlio di Bernardo Brusca, iniziò a collaborare con la giustizia. Bernardo Brusca, invece, rimarrà fedele ai suoi ideali e non diventerà mai un collaboratore di giustizia. Ma le regole di Cosa Nostra sono chiare. Poiché aveva 2 figli che collaboravano con la giustizia, gli venne tolto il comando del mandamento di San Giuseppe Ato. Bernardo Brusca morì l'8 dicembre del 2000 all'ospedale Cardarelli di Napoli. Era ricoverato lì per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Morì in un letto di ospedale con il desiderio di riabbracciare i figli. Allora ragazzi, anche questo video termina qui. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciategli un like e aggiungete un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione. E soprattutto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. In questo modo mi aiutate a crescere ed entrate a far parte della mia community. Allora ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!